Ah, che mal di denti. Abbiamo aspettato quasi 4 anni dalla pubblicazione del primo video per parlare del dolore orofacciale più comune in assoluto, il mal di denti. Beh, non è vero. Il primo video pubblicato parla proprio di mal di denti. Sì, però parlava di mal di denti non causato da patologia dentale. Oggi invece parliamo proprio di questo. Come vi ho detto, è il dolore orofacciale più comune. È riportato da circa il 12% della popolazione. Ma quello che viene comunemente chiamato mal di denti può essere causato da patologie dentali diverse. In questo video parliamo del mal di denti causato dalla carie. Per capirci qualcosa, vediamo come è fatto un dente. Questa è la sezione di un dente e dell'osso e della gengiva dove il dente è alloggiato. Distinguiamo la corona, che è quella parte bianca del dente che riusciamo a vedere, e la radice, o le radici per i denti che ne hanno più di una, che è la parte del dente che sta dentro l'osso e che lo sostiene. Poi vediamo che il dente è fatto a strati. Quello più superficiale è lo smalto, bianco, duro, resistente, che protegge la corona del dente. Al di sotto dello smalto troviamo la dentina, che costituisce la maggior parte della struttura del dente, che nella radice è ricoperta dal cemento, che attraverso il legamento parodontale connette il dente all'osso, dandogli stabilità. Tutti questi tessuti costituiscono la parte dura del dente, ma come vedete all'interno della dentina c'è la polpa del dente, il tessuto morbido che contiene i vasi sanguigni, arterie, vene, i vasi linfatici e i nervi. Cosa succede quando c'è una carie? La carie è una malattia causata dalla presenza di batteri sulla superficie del dente, che riescono a dissolvere i tessuti del dente e nei casi più avanzati riescono ad arrivare alla polpa dentale. Inizialmente è limitata allo strato dello smalto dentale e non fa male, perché non arriva a stimolare il nervo. Quando diventa più profonda inizia a interessare anche la dentina e può dare sensibilità dentale, soprattutto in seguito a stimolazione. Ad esempio mangiando cibi dolci, freddi. Questo avviene perché la dentina, a differenza dello smalto, è formata da piccoli tubuli che sono direttamente in contatto con la polpa dentale. Quando poi la carie arriva alla polpa dentale, la polpa si infiamma, dando origine alla cosiddetta pulpite, che è quella che dà origine al mal di denti. Per quanto possa essere molto variabile, il dolore è solitamente intenso, acuto, pulsante e difficilmente localizzabile, perché tende ad estendersi a tutta la zona circostante. Varia in base agli stimoli, come il freddo e la posizione del corpo. Tende a peggiorare quando si sta coricati perché aumenta l'afflusso di sangue alla testa. Se l'infiammazione non viene curata, porta alla necrosi della polpa dentaria e si può estendere oltre la radice del dente, causando quella che si chiama parodontite apicale o un vero e proprio ascesso dentale. In questo caso il mal di denti diventa più localizzato e fortemente stimolato dalla pressione sul dente. Ecco, appunto, ma soprattutto durante la masticazione. Nel caso dell'ascesso dentale si associa anche il gonfiore della zona, che può essere più o meno esteso fino a coinvolgere anche tutta la guancia. Esatto, proprio così. La diagnosi viene fatta in base a quello che racconta il paziente, le caratteristiche del dolore, ma soprattutto l'identificazione del dente interessato. In alcuni casi è facile. Qui ad esempio vedete alcuni denti cariati dove la carie è evidente. In altri casi è più difficile, soprattutto quando la carie si forma tra due denti e non si riesce a vederla, quando è sotto una vecchia ricostruzione,
o quando il dente è coperto da una corona protesica. Ma in questi casi si fanno delle radiografie che ci aiutano a identificare la carie ed eventuali lesioni dell'osso intorno alle radici dei denti, che possono indicare una parodontite apicale o un ascesso dentale. Un altro test che si può usare serve a verificare se il dente è vitale o necrotico. Si stimola il dente con il freddo o con il caldo, ad esempio con una pallina di cotone raffreddata o con del materiale riscaldato alla fiamma. In un dente sano, il paziente sente un fastidio che cessa subito dopo la rimozione dello stimolo. Se il paziente ha una pulpite, il dente è molto sensibile alla temperatura. Soprattutto lo stimolo freddo fa peggiorare sensibilmente il dolore che permane anche dopo la rimozione dello stimolo. Se invece il paziente non sente niente, significa che il dente non è più vitale. Se lei continua con queste strozzate, ci fa 2 palle così. Ma non ho ancora finito. Adesso dobbiamo parlare della terapia. La terapia del mal di denti si basa soprattutto sull'eliminazione della causa che ha scatenato l'infiammazione o la necrosi della polpa dentale, cioè l'eliminazione dei batteri. Poiché gli antibiotici non riescono ad arrivare all'interno del dente, le alternative sono la devitalizzazione del dente o la sua estrazione. Devitalizzare un dente significa rimuovere tutta la polpa dentale, disinfettarlo e riempirlo con un materiale inerte che serve a ridurre la possibilità che si possa infettare nuovamente. Ma per descrivervi nei dettagli come si fa, chiedo aiuto a una collega che è certamente più esperta di me. Francesca, mi puoi dare una mano? Certo Marcello, ti aiuto volentieri. Allora, prima di tutto bisogna dire che i casi che hai descritto, e cioè la pulpite e la parodontite apicale, vanno trattati allo stesso modo anche se si manifestano in maniere completamente diverse. Nella pulpite il paziente ha mal di denti, è sofferente. Nel secondo caso, cioè nella parodontite apicale, il dente è necrotico, ma si può avere comunque un dolore relativo all'infiammazione di quelli che sono i tessuti parodontali. Nella parodontite apicale acuta, il dolore è intenso, sordo e localizzato su un dente. Nella parodontite apicale cronica, invece, il paziente potrebbe essere completamente asintomatico, e cioè non presentare alcun dolore, ma in compenso sentire un fastidio nel momento in cui si fa una pressione sul dente interessato. Questo è il caso, ad esempio, di quello che viene comunemente chiamato granuloma. Quindi, per quello che concerne il trattamento, si procede inizialmente con un po' di anestesia locale. Per devitalizzare il dente è necessario l'utilizzo della cosiddetta diga di gomma, che è quella pellicola di protezione verde o azzurra che isola il dente dalla saliva ed evita l'ingestione da parte del paziente di materiali, piccoli strumenti e liquidi che possono essere utilizzati durante la procedura. Dopodiché si apre la cavità pulpare con una fresa, si usa quindi il temuto trapano del dentista per accedere alla polpa del dente. A questo punto la polpa viene rimossa meccanicamente con degli strumenti che si chiamano alesatori, che si inseriscono nelle radici dei denti e che hanno la funzione sia di rimuovere la polpa che di allargare e dare una conformazione giusta ai canali radicolari. Possono essere degli strumenti manuali, come questi, oppure degli strumenti rotanti montati su un motore dedicato, come questi. Il tutto viene fatto sotto un'abbondante irrigazione con ipoclorito di sodio, che serve a dissolvere i residui della polpa rimasta e disinfettare l'interno dei canali radicolari. Una volta ripulito tutto, si possono riempire i canali radicolari con un materiale che viene chiamato guttaperca. Prima si bagnano le pareti dei canali con del cemento per favorire l'adesione di questo materiale, poi si inseriscono i coni di guttaperca fino a riempire tutti i canali. In alcuni casi la guttaperca viene poi riscaldata e compressa per sigillare tutti i canali. In altri, con l'uso di nuovi cementi, questo non è necessario. A questo punto si ricostruisce il dente mediante una ricostruzione, oppure se la mancanza di tessuto dentale
è molto ampia, si preferisce ricostruirlo mediante l'utilizzo di una capsula o di un intarsio. Questo è quello che succede in sintesi. Spero di essere stata chiara. Sì, Francesca, ti ringrazio. Volevo aggiungere che in alcuni casi, quando una parte della polpa dentale è ancora vitale, si può cercare di rimuovere solo la parte di polpa compromessa e mantenere la vitalità del dente. In questi casi si utilizza un cemento a base di idrossido o silicato di calcio che favorisce la guarigione. È una tecnica che si usa più spesso nei bambini, ma si è visto che in alcuni casi può dare risultati soddisfacenti anche negli adulti. Ma a che punto siamo? A che punto siamo? Beh, volevo parlare ancora dell'apicectomia, dell'ascesso dentale e soprattutto della prevenzione. Allora mi sa che dobbiamo rimandare e continuare in un prossimo video. A meno che tu non voglia fare un video di mezz'ora. No, mezz'ora no, e chi lo guarda? Ok, va bene, dai. Continuiamo la prossima volta. Mi raccomando, non mancate. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli che ho usato per prepararlo. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Adesso creiamo l'atmosfera giusta. La neve, un po' di addobbi, palline, l'albero. Non c'è qualcosa di più tradizionale? Ecco, questo va bene. Aggiungiamo un po' di musica. Adesso è perfetto. Siamo un po' in anticipo, ma vorrei cogliere l'occasione per augurare a tutti un buon Natale. Ciao a tutti, alla prossima! Come si è messo qui, ragazzi?